Il loro sound è il punto esatto in cui l'eleganza dello swing incontra la ribellione e l'energia del rock and roll. Ti fanno entrare in un viaggio fantastico che è iniziato più di 30 anni fa. Gli elementi principali sono abiti da gangster, passione per la musica e divertimento. Siamo a inizio anni 90, quando il forlivese Stelio Lacchini e il bolognese Fabrizio Casadei decidono di gettarsi a capofitto in quel vortice di swing italo-americano che dà origine ai cosiddetti delinquenti del rock and roll nostrano. La loro performance è un ponte che unisce l'Italia all'America degli anni 50, ricreando un'atmosfera ricca di colori e vitalità, animata dal carattere scanzonato e dall'innata gioia di vivere del popolo romagnolo. Hanno calcato migliaia di palchi in tutta Europa, sono apparsi in affermate trasmissioni televisive e tour teatrali di rilievo. In questa puntata vi parlerò proprio di loro. Spesso conosciuti come i Kings of Rocking Swing, parlerò dei Goodfellas, quei bravi ragazzi. Stai ascoltando Romagna Musicista. Io sono Lola e in questo podcast vi racconterò storie di persone che hanno fatto e fanno musica in Romagna. Ciao e ben ritrovati e ben ritrovate in un nuovo episodio di Romagna Musicista. Dovete sapere che tengo molto a questo progetto, ma sono un po' lenta, quindi ogni puntata per me è una piccola vittoria. Per questo ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi supportano in questa avventura e voi che mi state ascoltando o guardando in questo momento. Detto ciò, oggi parliamo dei Goodfellas. L'orchestra nasce nel 1993 dal sodalizio tra due figure chiave che avevano già condiviso un'esperienza insieme con la rock and roll band Jumping Shoes. Queste due figure sono Mr. Lucky Luciano, al secolo Stelio Lacchini, ideatore, leader, cantante e contrabbassista, e Fabrice Boom Boom Lamotta, al secolo Fabrizio Casadei, che è stato la controparte fondamentale per la creazione della band e ne è il batterista storico. Il nucleo si è poi consolidato in una big band di 8 elementi che andiamo ad approfondire tra poco. Sono considerati la band italiana più longeva nel panorama della musica e della cultura degli anni 40 e 50. Il loro sound è un mix travolgente di rock in swing, o chiamato anche big beat, che fonde il swing, il rock and roll e il rhythm and blues. Il loro repertorio è italo-americano e, oltre a brani di propria composizione, suonano la musica di Louis Prima, Frank Sinatra, Elvis Presley, Fred Buscaglione, Renato Carosone e moltissimi altri. Mai più Cristina, lei così piovuto da te resterà. Cosa ho pensato dei Goodfellas quando li ho visti la prima volta? La prima cosa che penso è: ma come gli è venuto in mente di suonare il rock in swing? Cioè un genere così di nicchia, così particolare, un genere ad esempio che io non avevo mai sentito nominare, di cui non avevo nessuna idea, finché appunto non ho sentito suonare loro. E poi la seconda cosa che ho pensato è: che figo, è un genere bellissimo il rock in swing, un genere da ballo, ma anche un genere d'ascolto, un genere con grande energia e con grande raffinatezza. E quindi penso che il loro progetto abbia arricchito la scena musicale romagnola e italiana, appunto nei 30 e rotti anni della loro attività. Facciamo un piccolo focus per capire perché i Goodfellas suonano così bene. Non sono solo molto bravi, ma hanno una struttura perfetta. La loro è una cosiddetta Small Big Band o un'orchestra Jump Blues, una formazione che negli anni 50 spopolava perché offriva un suono grandioso ma con una logistica più gestibile. Se le big band classiche come quelle di Duke Ellington o Benny Goodman potevano contare fino a 20 elementi, i Goodfellas condensano quella potenza in circa 8 elementi fissi. Questa formazione è divisa in due motori fondamentali, la sezione ritmica e la sezione fiati.
La sezione ritmica è il cuore pulsante del Rockin' Swing ed è composta dal frontman, Mr. Lucky Luciano, alla voce e al contrabbasso, ed è proprio il contrabbasso l'elemento essenziale che va a definire il groove del Rockin' Swing, da Fabrice Lamotta alla batteria, Jimmy Gennaro al pianoforte e Nick Salerno alla chitarra. Invece la sezione fiati è ciò che li eleva dal semplice rock and roll a una vera orchestra, capace di gestire arrangiamenti complessi in stile Louis I. I 4 fiati sono Benny The Cat Marsala al sax tenore, clarinetto, flauto, cori e arrangiamenti, Rico Romano alla tromba, ai cori, al flicorno, all'armonica blues e di nuovo agli arrangiamenti, Charlie Martino alla tromba e JJ Di Giacomo al trombone. I Goodfellas hanno fatto una scelta definita: offrire la precisione e la raffinatezza di un'orchestra classica unita alla grinta selvaggia del rock and roll. Well, my baby likes me. Oh, oh, well, there ain't nothing wrong with the whole girl hills and like runs over the map. Those raised me together in my well, I was born to rock. Oh, come on, everybody, telling you yeah, to the left. Come on, everybody, down, tell you yeah, to the right. Come on, everybody, take the biggest prize now to me. After the wake up. È fondamentale notare che i Goodfellas non sono nati in un vuoto storico. Il loro successo, che comincia dal 93 in poi, coincide perfettamente con il grande fenomeno internazionale dello swing revival degli anni 90. Lo swing era tornato di moda ed è successo grazie a 3 fattori: musica, cinema e ballo. Dalla musica perché negli Stati Uniti gruppi come gli Squirrel Nut Zippers, i Royal Crown Revue e i Big Bad Voodoo Daddy riportarono lo swing sotto i riflettori, combinandolo con elementi moderni. L'influenza era fortissima, fino a successi come la cover di Jump, Jive and Wall della Brian Setzer Orchestra. Nel cinema l'immaginario è stato rilanciato da film che includevano scene di ballo swing e che ricordassero quell'estetica, come Swing Kids proprio nel 1993 e qualche anno dopo il film Swinger. Parallelamente, ballerini leggendari della vecchia guardia come Frankie Manning, il cosiddetto ambasciatore dell'Indie Hop, furono riscoperti e iniziarono a insegnare a una nuova generazione di danzatori, riportando in auge il Lindy Hop e il Boogie Woogie nelle sale da ballo di tutto il mondo. Questo clima culturale globale, dove la musica 50s tornava di tendenza, ha creato il terreno perfetto affinché l'energia e la qualità della big band di Forlì esplodessero in Italia e non solo. E dai loro primi successi nasce inevitabilmente una serie di collaborazioni musicali incredibili. Alla chitarra con le dita di Scotty Moore, Nick Salerno. Sei suona un blues in la maggiore, sei suona un blues in la maggiore, al tappo con i baffi è fuggito con disonore. Qualcuno mi dice che fine ha fatto sempre, qualcuno mi dice che fine ha fatto sempre, e in un blocco di cemento 3x3 cavalli. Il primo partner fondamentale di cui vi parlo è sicuramente il crooner italo-anglo-americano Ray Gelato. Non solo un collega, ma un vero e proprio fratello artistico. Piccola parentesi, un crooner, per chi non lo sapesse, è il termine inglese che descrive un tipo di cantante, elegante e carismatico, come Frank Sinatra o Dean Martin. Ebbene, Ray Gelato conobbe Lucky Luciano e Fabrice Lamotta in situazioni diverse,
ancora prima che l'orchestra dei Goodfellas nascesse. In occasione di una festa dell'Unità a Modena, inizio anni 90, furono chiamati a suonare i Ray Gelato Giants, ma il destino volle che quel giorno il loro batterista venisse colpito da un attacco di ulcera fulminante. Una storia terribile, fu ricoverato e operato d'urgenza. La band si trovò improvvisamente senza un musicista. E chi c'era nel pubblico in quel momento? Beh, c'era proprio Fabrice, che si offrì di salire sul palco e risolse brillantemente il problema all'ultimo minuto. Nel frattempo, si stava instaurando un forte rapporto professionale tra Lucky Luciano e Ray, perché Lucky, che lavorava già da tempo nell'ambito della musica, diventò il manager dei Ray Gelato Giants su tutto il territorio italiano. Ecco, il vero incontro però tra l'intera band e Ray avvenne nel 1996, quando Canale 5 creò un programma televisivo che si intitolava Il Boom. Era un varietà, condotto dai già conosciuti Teo Teocoli e Gene Gnocchi, e con la partecipazione inizialmente di Ambra Angiolini, ma poi sostituita da una giovanissima Simona Ventura. Il boom era incentrato sugli anni 50 e durante ogni puntata si svolgeva una gara musicale sulle note dei brani più conosciuti di quel periodo. Era una vera gara tra orchestre che suonavano dal vivo e ogni sera c'erano degli ospiti diversi che si sfidavano. Vi ricordate come eravamo nei mitici anni 50? Poveri sì, ma ricchi di canzoni, di musica, di interpreti grandi, come quelli che il sabato sera ci faranno rivivere tutta la magia di un'epoca attraverso una gara canora tra i pezzi più famosi di quegli anni, per farci sognare ancora. E con un trio inedito, Teo Teocoli, Ambra, Gene Gnocchi, il boom esploderà il 4 maggio su Canale 5. I Goodfellas furono dunque chiamati a suonare in questa trasmissione ed è proprio in questa occasione che vediamo per la prima volta una forte sintonia tra Ray Gelato e quei bravi ragazzi. Questa affinità portò poi anche alla registrazione del loro primo album con Ray dal titolo Gelato all'italiana. Poi con lui seguirà anche un altro disco nel 1998 chiamato Gangster of Swing e altre numerosissime compresenze sui palchi d'Italia ed Europa. Signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. But it's hard for me to whisper, buonasera. Oh, with that moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking. Up the mountains, have the sun come into sight. By the little jeweler's shop, we'll stop and linger. While I'm by the wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, Signorina, kiss me goodnight. Ora immaginate questo, essere scelti come l'orchestra che accompagna una leggenda vivente. Siamo nel 2014 e sul palco del Summer Jamboree i Goodfellas accompagnano il gigante del soul, del rhythm and blues, Ben E. King, l'uomo di Stand By Me. Oh, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Questa collaborazione resterà nel cuore della band per sempre e la performance non rappresentò solo un onore, ma una vera consacrazione come house band di riferimento per tutte le star americane.
Anche altri cantanti storici come Chris Montez, Lloyd Price, Pachuco José, Velomar hanno solcato i palchi con loro. E più di recente, nel 2022, sono stati la Super House Band per l'anteprima italiana della cantante californiana Vicky Tafoya. Ma voglio parlarvi anche di una parte della lunga lista di collaborazioni ricorrenti, come quella con il pianista gallese Mike Sanchez, un maestro del boogie woogie che li ha accompagnati anche per il loro 25° anniversario, e talenti come il performer Jackson Sloan dal Regno Unito o come la strepitosa cantante Laura B., entrambi specialisti del rhythm and blues. Insomma, sono sempre stati pronti ad accompagnare artisti anche di altri sottogeneri, come la doo-wop band Velvet Candles, il cantante rockabilly Danny Fisher o il cantante di honky tonk e hillbilly Charlie Thompson. Infine, è impossibile non menzionare le bravissime coriste che sono salite sul palco con loro in numerose occasioni. Rachel Doe, Robbie D e Miss T. Come potete dedurre voi stessi e voi stesse, la lista è davvero estesa, quasi infinita. Non mi ricordo quando è stata la prima volta che ho visto dal vivo i Goodfellas, perché li ho visti decine di volte e li ho visti in tante situazioni diverse, innumerevoli volte al Summer Jamboree a Senigallia, dove suonano tutti gli anni, ed è stato molto bello vederli suonare anche al Moondogs Festival, che era un bellissimo piccolo festival che veniva fatto a Ravenna, in cui li ho visti accompagnare ospiti e artisti internazionali bravissimi come Laura B., come Jackson Sloan. A differenza di quello che potreste pensare, però, i Goodfellas non si sono solo limitati al mondo vintage. A metà degli anni 2000 hanno realizzato un progetto che ha sorpreso molti, dimostrando così la loro eccezionale versatilità. Sto parlando della collaborazione con Olly Riva, celebre ex frontman degli Shandon, una punk rock e ska-core band italiana. Il progetto si intitola Olly Meets the Goodfellas, dove Olly si è cimentato proprio come crooner. Insieme creano un album che poi diventerà un lungo tour di concerti dal vivo. Lucky, il leader dei Goodfellas, mi ha raccontato sorridendo che era stato divertente lavorare insieme ad Olly. C'era stata come un'inversione di ruoli, perché mentre loro spingevano per suonare dei brani più punk rock, Olly proponeva solo dei pezzi swing. È stato un vero venirsi incontro attraverso una connessione genuina. Il risultato è un album con brani di artisti come Queen of the Stone Age, passando per Tenco, Adriano Celentano, fino ad arrivare a pezzi dei Ramones o di Marilyn Manson. Questo disco per me è una vera chicca, è davvero qualcosa di squisito e ne consiglio fortemente l'ascolto. Olly ha una voce pazzesca e a me viene la pelle d'oca solo a sentirlo intonare le prime note. And I realize you're mine, indeed a fool am I. And I realize you're mine, indeed a fool am I journeyed through the desert of the mind we know. I found love and I realize you're mine. Un'altra curiosa collaborazione musicale è stata quella con il duo hip hop più famoso d'Italia della fine degli anni 90, gli Articolo 31. Sì, proprio J-Ax e DJ Jed. Questa unione avvenne sul palco del Festival Bar del 1998. Ora, per chi fosse troppo giovane per ricordare, il Festival Bar era uno degli eventi musicali più seguiti, sia dal vivo che sugli schermi.
Però gli artisti che gareggiavano cantavano quasi sempre in playback. Invece gli Articolo 31 decisero di cambiare le carte in tavola e salire sul palco con una band dal vivo per suonare insieme il loro brano La fidanzata. Lucky racconta che ricevette in un giorno qualunque la chiamata dal mitico J-Ax, che senza fronzole gli disse: Bella Lucky, ascolta, abbiamo arrangiato La fidanzata e voi siete fighissimi, vi vogliamo sul palco del Festival Bar con noi. Immaginate dunque sul palco gli Articolo 31 vestiti da cantanti pop quale erano e dietro di loro 3 ballerine vestite in Charleston e a suonare i nostri gangster romagnoli in doppio petto e suonavano proprio così. Che ci sia in Italia. Beh, poi con questa canzone hanno campionato, pensate, hanno campionato un pezzo vecchissimo di Natalie Noto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Avete capito? La fidanzata, Articolo 31. Eccoli! E allora? Ciao belli! Ciao belli! Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Una che mi faccia vivere nel modo giusto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Prima o poi io devo mettere la sua testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Magari una che mi contraddica, qualsiasi cosa dica, che non mi faccia uscire con gli amici e poi mi porti al cinema. Io lei una sua amica che mi ripeta che sono disordinato, che mi chieda se ho bevuto, che quando sono affamato sia a dieta, che non mi creda se sono sincero e se mente lei pretende che me la beva, che mi telefona mentre sto lavorando e se le dico che al momento sono occupato ti richiamo, quando la chiamo dice che non l'amo e fa l'offesa, che ha la pretesa che ogni giorno io le faccia una sorpresa. Sì, mi ci vuole un po' di disciplina che mi obbliga a svegliarmi presto la mattina, che mi faccia stare un'ora a esaminare una vetrina, che quando danno un filmone in tv inviti tutti a cena, che mi svegli per chiedermi se sto dormendo, che tenti di cambiarmi poi mi accusi di stare cambiando. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Una che mi faccia vivere nel modo giusto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Prima o poi io devo mettere la sua testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Questa collaborazione si ripeté anche alla mitica festa del Quadrifoglio a Garbagnate Milanese, organizzata proprio da J-Ax e da DJ Jad lo stesso anno per i propri fan, una specie di mega raduno. E i Goodfellas c'erano e c'erano nel pubblico ben 20.000 persone. L'occasione è un concerto gratuito organizzato al quartiere Quadrifoglio, il luogo che per primo lo vide nascere, crescere e mixare. Inquadro un attimo il tutto, questo è il mio quartiere e sono contentissimo di essere qui e non solo, di più, anzi non ci sono parole. Io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Qua di solito non si fa mai niente, riuscire a fare una cosa del genere, Woodstock davanti al quartiere Quadrifoglio, questo è un grosso momento d'orgoglio per noi. È vero che i Goodfellas hanno fatto uscire diversi dischi, tra CD e vinili, ma il loro fulcro di azione, lo avrete capito ormai, sono i palchi. E infatti adesso approfondiamo proprio questo aspetto della loro storia. La band ha superato le 3.000 esibizioni ormai e ha suonato regolarmente in Italia e in tutta Europa, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, eccetera. Sono praticamente di casa sui palchi del Summer Jamboree, il più grande festival europeo di musica e cultura anni 40-50 che si svolge ogni estate a Senigallia, conosciuto anche nella sua versione invernale e nella sua versione svizzera a Lugano. I bravi ragazzi hanno inoltre presenziato sul palco dell'Umbria Jazz per ben 11 edizioni, partecipando sia all'edizione estiva che a quella invernale, testimoniando così il loro riconoscimento anche nel circuito jazzistico di alto livello. Infine sono stati la house band della nota catena di ristorazione America Graffiti, accompagnando l'apertura di numerosi locali in tutta Italia e suonando spesso con ospiti internazionali in svariate occasioni. Per chi non lo sapesse, questa catena di ristoranti è creata nel perfetto stile diner degli anni 50 americani e nasce proprio in Romagna da un'idea di Riccardo La Corte, anche lui un grande affezionato del genere rock and swing.
Ruby, the red-eyed bartender. Ruby, the red-eyed bartender. Ruby, the red-eyed bartender. She's the one for me. Pasadena place not far away. I found myself at the end of the day. She has a smile always ready for me. Ruby as nice as she can be. 5'5", eyes are blue, laughing at life as no one can do. Then I feel thirsty, oh yes sirree. She's got the drink just ready for me. Ruby, the red-eyed bartender. Ruby, the red-eyed bartender. Ruby, the red-eyed bartender. She's the one for me. Oh, come on, John. Quindi sì, i palchi del swing e del rock and roll erano pane per i loro denti, ma la loro esplosione al di fuori dai festival, quella che li ha fatti conoscere a milioni di persone, è arrivata grazie a un'altra loro qualità innata, l'abilità di fare show. Questo li ha resi partner ideali del mondo della comicità italiana. Tutto inizia nell'aprile del 1999 con un aneddoto favoloso. Stelio, alias Lucky, riceve una misteriosa chiamata dall'amico Rolando che lo impegna per il 4 settembre. Gli dice: per il 4 settembre tu e la tua band siete occupati. In seguito scopre che in quella data è prevista un evento sold out di Aldo, Giovanni e Giacomo a Modena. Stelio richiama Rolando. Rolando gli rivela proprio che la sua band è stata scelta per aprire lo spettacolo del trio comico davanti a una platea di sole 35.000 persone. La band si prepara subito per il grande evento. Il 4 settembre arriva e a Modena il meteo è pessimo, una pioggia intermittente che crea non poco disagio tra le 35.000 persone. I Goodfellas a un certo punto salgono sul palco e dimostrano un'ottima capacità di intrattenimento. Riescono a sdrammatizzare e suonano per 15 minuti. Dopo la loro performance il trio sale sul palco, ma dopo poco ricomincia a diluviare, talmente forte che l'organizzazione è costretta a rinviare lo show ad un'altra data. Ma è da questa miccia che si accese una fiamma. Dopo lo sfortunato rinvio dello show a Modena, il manager di Aldo, Giovanni e Giacomo, Paolo Guerra, contatta Stelio per esprimere l'enorme entusiasmo del trio per l'altitudine travolgente dei Goodfellas. I comici avevano in mente un grande progetto a Milano e pur avendo inizialmente pensato a una band gospel americana, avevano cambiato idea, volevano collaborare con i Goodfellas. Stelio scopre che non si tratta di un singolo spettacolo, ma di ben 80 repliche al Teatro Tenda e che sarebbero state anche registrate per la trasmissione televisiva. Ma la sorpresa maggiore fu questa. Paolo Guerra disse: sì, dovete essere a Milano tra 10 giorni, al massimo. Di fronte a questa occasione d'oro e irripetibile, i Goodfellas si organizzarono immediatamente. Dovevano affrontare 3 mesi di registrazione intensa e ognuno di loro, praticamente tutti, aveva altri lavori, per cui dovevano capire come bilanciare le due cose. Decisero di chiedere aiuto ad altri musicisti, formando così una squadra di 14 componenti che si sarebbero dati il cambio per le prove e le esibizioni live. I membri originali, tuttavia, dovevano essere sempre presenti per le registrazioni ufficiali. Arrivati a Milano ebbero solo una settimana per coordinarsi con la produzione e definire con loro rapidamente una performance di qualità che tenesse conto delle esigenze di tutti. Fortunatamente, mi ha confidato Lucky, le idee del trio erano chiare e precise e i loro gusti andavano perfettamente incontro alle proposte della big band. Inoltre, piccola curiosità, il regista era il mitico Arturo Bracchetti, descritto da Stelio come un vero professionista fuori dal comune. Ed è così che i Goodfellas diventarono la live band per lo spettacolo Tel Ki El Telun, da 82 repliche dal vivo,
con una media di 2600 spettatori a sera e 4 puntate televisive con ascolti da 10 milioni di persone. Il sodalizio tra il trio e la big band è proseguita fino al 2016 con il tour italiano ed europeo per i 25 anni di carriera e di nuovo nel 2021 in uno show TV per i 30 anni di Aldo, Giovanni e Giacomo, che ancora oggi viene trasmesso in TV e io stessa ne ho visto un pezzetto per caso proprio qualche mese fa. Ladies and gentlemen, Aldo, Giovanni e Giacomo. Thank you very much. Thank you very much. Grazie, grazie, grazie. Siamo pronti per cominciare, tra un po' vedrete il meglio, secondo noi, della nostra produzione teatrale di questi 25 anni. E c'è un ospite eccezionale stasera. Hai ragione, ce ne stavamo scordando! I Goodfellas! Guardate che roba! Grande band che ci accompagnerà, grande band. In un modo parallelo, sempre nel 2000, i loro successi li porta a conoscere i maestri del cabaret e del surrealismo italiano, Cochi e Renato, Aurelio Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto. Nasce con loro un rapporto lavorativo e soprattutto umano che durò più di 20 anni. Poi diciamo che l'animo romagnolo chiama il romagnolo e l'incontro con Paolo Cevoli avviene per caso in un luogo iconico della nightlife di quegli anni, il Chet Baker di Bologna. Cevoli, un vero vulcano di idee, colpito dalla band, pensa immediatamente a uno spettacolo con loro. Nasce così il Ronco Fritto Show, dove Paolo Cevoli interpreta un imprenditore di un salumificio con il nome scherzoso di Teddy Casadei. Tra l'altro questo nome è stato proprio coniato da Stelio. Lo show ebbe successo e nel 2003 divenne una grande produzione teatrale dal titolo Motonave Cenerentola, con un cast di ben 35 persone. Sul palco c'erano Paolo Cevoli e Natascia Stefanenko, e dietro i Goodfellas nel ruolo di marinai, musicisti. Girarono insieme l'Italia per circa 140 date. Le collaborazioni con i comici italiani funzionavano perché la band è composta sì da professionisti di alto livello, ma che sono allo stesso tempo persone capaci di non prendersi troppo sul serio. Quindi la sintonia c'era sia sul palco, ma anche al di fuori del palco durante le tournée. E lasciatemi dire che questo è il vero calibro dei Goodfellas, passare da un rock club a una platea di 10.000 persone, mantenendo sempre quella stessa e inimitabile energia. Il loro ruolo non fu solo prettamente artistico. A partire dal 2011 e per ben 7 anni, Lucky Luciano, insieme a Giampiero Jump Gerbella, diedero vita al Moondogs Festival a Ravenna. 2 giorni di musica dal vivo, lezioni di ballo, stand gastronomici e garage sale. In collaborazione con il performer e cantante Jackson Sloan, di cui vi ho parlato e accennato prima, fecero anche rinascere il famoso format americano Rhythm and Blues Review, dove la big band faceva da base fissa e degli ospiti internazionali si alternavano sul palco un brano alla volta, creando così uno show dinamico, ricco e soprattutto unico nel panorama dell'epoca. E parlando del Moondogs Festival, mi rendo conto che siamo quasi alla fine di questa puntata e a questo proposito c'è un'ultima cosa che vi voglio raccontare,
un aneddoto un po' personale, per introdurre l'ultimo argomento della puntata. Attorno ai miei 18 anni ero già affascinata dall'estetica anni 40 e 50 e cercavo eventi in zona in cui conoscere persone che condividevano la mia stessa passione. Un giorno mi recai al Teatro Verdi di Cesena in occasione di un concerto proprio dei Goodfellas e mi ricordo come se fosse ieri quanto fossi emozionata. C'ero io, c'erano quei bravi ragazzi che suonavano dal vivo sul palco con la loro energia, c'era la meravigliosa cornice del Teatro Verdi e infine c'erano loro, sotto palco, che ballavano, i ballerini. Mi divertii moltissimo, c'era un'atmosfera incredibile, ma sentii che mi mancava qualcosa per vivere quell'esperienza al massimo. Io non sapevo ballare. Più tardi nel tempo quindi mi misi alla ricerca di scuole sul territorio romagnolo. Da Forlì a Ravenna, da Cesena fino a Rimini, scoprì l'esistenza di una vera e propria sottocultura del ballo swing. Improvvisazione e ascolto e libertà. Queste sono, se dovessi usare 3 parole per descrivere quello che è per me, insomma, un ballerino che deve ballare con una band dal vivo, sarebbero queste 3 parole qui. Perché? Ma semplicemente perché qui la band può improvvisare, sempre, in qualsiasi momento, e quindi una delle cose che devi sapere, che devi mettere in conto, è che puoi sbagliare. E quindi è molto più difficile anche ballare, ma proprio quella difficoltà è quella soglia che ti regala un'autentica libertà, se poi riesci anche ad interpretare, ad improvvisare insieme alla band. È un momento abbastanza unico, è l'aspetto positivo e migliore del ballare con una band dal vivo, e sicuramente i Goodfellas in questo sono dei maestri, sono bravissimi, ecco. E quindi, per tornare a ciò che vi ho accennato all'inizio, anche in Romagna, alla fine degli anni 90, tornò la moda dei balli swing. E grazie alla tradizione più radicata dei balli romagnoli, lo sviluppo di questa passione è stato più semplice. Il repertorio dei musicisti è forse cambiato, ma la voglia di scatenarsi dei romagnoli e delle romagnole è rimasta salda nel tempo. Insomma, tutto questo giro di parole per dirvi che non c'è big band senza i suoi ballerini sotto palco. L'orchestra e i ballerini sono le due facce della stessa medaglia. La musica crea il ritmo e il ballo dà un corpo visibile a quel ritmo. E quando i Goodfellas suonano il loro Rockin' Swing, stanno invitando la pista a rispondere, completando l'energia che solo un'orchestra dal vivo può creare. I Goodfellas li abbiamo visti per la prima volta nel 2006 a Senigallia. Una band che sicuramente ha una conoscenza della musica swing che è impressionante. È una band che comunque tiene alta, e questo ne andiamo fieri, tiene alta la bandiera della Romagna e qui ne andiamo veramente fieri. Noi ballerini, noi gioiamo nel ballare quando suona una band, perché comunque quando balliamo e hai una band dal vivo, adesso spiegare una sensazione è veramente difficile, però quello che trasmettono è veramente veramente grande. E poter ballare e interpretare i loro accenti, la loro conoscenza sulla musica è qualcosa di veramente eccezionale. Siamo giunti alla fine di questo episodio. Spero di avervi trasmesso anche un briciolo della magia, dello spasso e della autenticità che per me rappresentano i Goodfellas, l'unica big band italiana di alto livello con una storia così lunga e così straordinaria. Purtroppo non ho tempo di raccontarvi tutti gli altri aneddoti che arricchiscono la loro avventura, però ci tengo giusto ad aggiungere questo. Hanno ispirato anche altri musicisti delle più giovani generazioni del territorio romagnolo e non solo. Di Forlì è impossibile non citare i The Same Old Shoes, che hanno avuto i loro successi in Italia e all'estero, ma ce ne sono tanti altri. Quindi, se volete ascoltare qualcosa di questo genere musicale dal vivo, guardatevi in giro, che una serata di balli swing è sempre dietro l'angolo e un concerto dei Goodfellas è sempre in calendario. Io vi ringrazio ancora per avermi ascoltata e guardata. Non esitate a farmi sapere se conoscevate questa band e non esitate a condividere con me curiosità o preziosi feedback su questa puntata.
Vi mando un grande abbraccio e vi dico al prossimo episodio di Romagna Musicista. Il 9 febbraio, nell'anniversario della morte di Bill Haley, i Goodfellas, i bravi ragazzi dello swing, stanno registrando una canzone in suo onore. E con questo ritmo indiavolato, il ritmo sincopato di questi eroi della scena. Giovane, guardi che questa è una sala prove, stiamo provando, poi registriamo, poi uscirà la canzone, non può registrare. Fabri, Lopez,